Era il 1861 e un certo Massimo D'Azeglio, non è importante il nome, diceva: fatta l'Italia, ora dobbiamo fare gli italiani. Nel 1861 si era appena giunti all'unificazione dell'Italia. Era necessario creare una coscienza comune, perché prima di allora l'Italia era divisa in diversi stati. Se andiamo ancora più indietro, parliamo dell'Italia dei comuni. Cosa sono i comuni? Al giorno d'oggi comune è città, paese. Il comune di Thiene, il comune di Schio, il comune di Bassano. Città. Sono città, è il nome per definire la città. Ecco, l'Italia tantissimi anni fa, parliamo più o meno del periodo che va dal XI secolo fino al XV secolo, più o meno. L'idea è che l'Italia comunque è divisa in diversi comuni. Perché mi sta... Oh, era divisa in tantissimi piccoli staterelli, piccoli stati. E puoi immaginare che ogni stato, ogni piccolo stato faceva guerra a un altro piccolo stato. L'Italia è unita da poco tempo. Diciamo che ogni comune aveva una chiesa, un campanile. Da questo periodo possiamo trovare le radici dell'idea di campanilismo, cioè cosa si intende per campanilismo? Campanile come simbolo del proprio paese, campanilismo vuole dire quell'attaccamento profondo al proprio comune di origine o alla propria città, il proprio paese. Siamo tutti italiani, però sentire un accento diverso a volte desta un po' il sospetto. Come tutti i paesi del mondo, anche noi abbiamo i pregiudizi per ogni italiano a seconda della sua provenienza. Si dice che i milanesi siano così, si dice che i veneziani siano così, si dice che i romani siano così, bla 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 bla, si dice che i vicentini mangino i gatti. Io sono di Vicenza. Questo mi è venuto in mente perché ho visto questo meme. Parla appunto di questo campanilismo, no? Di questa diffidenza che a volte abbiamo noi italiani quando sentiamo un italiano con un accento diverso. Accenti che sono veramente affascinanti perché potete immaginare, nel giro di 90 km cambia l'accento, cambia il dialetto, cambia il cibo. Per farvi un esempio, per dire tu hai, nella provincia di Vicenza, dove sono nato, diciamo Titeghe. A Venezia, 90 km, per dire tu hai, si dice Titiga. Ecco, Titeghe, Titiga. E anche ovviamente l'intonazione, l'accento cambia, quindi potete immaginare questo campanilismo sia una cosa che veramente ha il suo senso, ha il suo significato in un'Italia che è diversa, che è veramente diversa anche nel giro di pochi chilometri. Si raccontano storie in cui addirittura all'interno dello stesso comune ci siano state delle diatribe, perché c'erano due campanili. Uno da una parte del fiume e un altro dall'altra parte del fiume. Quindi le persone dall'altra parte del fiume non sono affidabili, sono persone che non hanno niente di buono, mentre le ragazze dell'altra parte del fiume no, non sono da sposare.